Bentornati sul canale per questa nuova serie. Nelle puntate che pubblicherò nelle prossime settimane esplorerò Madrid e dintorni, iniziando con la bellissima Toledo. Toledo è patrimonio UNESCO, si trova a mezz'ora di treno dalla capitale e secondo me è una città perfetta da visitare in 24 ore. Ho visitato la città a fine novembre e oggi vi darò nozioni storiche, consigli, esporrò le mie opinioni e ovviamente vi mostrerò gli angoli più belli della città. Prima di continuare vi chiedo di iscrivervi al canale, è anche grazie alle vostre iscrizioni che posso continuare a fare video come questo. Carissimi, buongiorno da Toledo. Sono arrivato qua dopo mezz'ora di treno da Madrid, è la mia prima volta nella Spagna centrale perché anche Madrid in verità non l'ho mai vista. E Toledo si trova su questo promontorio roccioso che vedete qua davanti e è circondata dal fiume Tago, che è il fiume più lungo della penisola iberica. Sono 1000 chilometri, di cui 700 in Spagna e 300 in Portogallo. Toledo è una delle città più affascinanti e iconiche di tutta la Spagna, infatti ce l'avevo in agenda da un po' di tempo, insomma. Ha una storia molto ricca dove per secoli hanno convissuto pacificamente cristiani, musulmani ed ebrei, lasciando un'eredità unica che ancora oggi è possibile vedere tra le sue stradine. La città ha 85.000 abitanti e dal 1986 il centro storico è iscritto nella lista dei patrimoni UNESCO per il suo valore eccezionale come esempio di integrazione culturale e religiosa. Sto percorrendo il perimetro dell'Alcazar, della fortezza, che è proprio qui, che purtroppo non si può vedere, almeno che non si veda il museo delle armi dell'esercito, che sinceramente non mi interessa, sono tutti un po' simili, diciamo. Comunque l'Alcazar domina la città dalla cima di questa collina. Qua si vede molto bene come l'Alcazar sia difesa benissimo dai suoi confini naturali, guardate che strapiombo con il fiume. È importante perché fu fortezza romana, castello arabo e poi residenza reale di Carlo V. Inoltre durante la guerra civile spagnola divenne, un simbolo di resistenza dopo il tanto celebre assedio del 1936. Passeggiando per il centro storico di Toledo si capisce subito come questa città sia stato veramente un crocevia di tante storie diverse. Venne fondata molto prima dell'arrivo dei Romani, già nel V secolo esisteva un insediamento noto come Toletum. I Romani conquistarono Toletum nel 193 a.C., trasformandola in una piccola ma prospera città con foro, terme, templi e mura. La città divenne un nodo importante sulla via che collegava l'attuale Merida all'attuale Saragozza. Si può dire che le origini della Toledo moderna risalgano ai tempi romani, quando era un importante municipio dell'impero. Poi divenne capitale dei Visigoti nel VI secolo, fortezza islamica nel 712 e poi riconquistata da Alfonso VI nel 1085. Durante il periodo musulmano e nei secoli successivi la città fu un grande centro di scambio culturale e intellettuale. Nel XVI secolo Carlo V la scelse come capitale del suo regno, ma con il regno del figlio Filippo II la corte si trasferì presto a Madrid. Intanto sono arrivato alla cattedrale di Santa Maria, che è proprio qua di fronte a me. È considerata una delle 10 chiese più belle di Spagna e uno dei più straordinari esempi di architettura gotica europea. È particolare perché venne costruita a partire dal 1226 su un sito di una moschea visigota. Racchiude vari capolavori artistici, ma non entrerò perché il prezzo del biglietto non è per niente basso, 12 euro. Sono arrivato alla Moschea del Cristo della Luce, che come capirete già dal nome è un po' strana, È un'ex moschea e anche ex chiesa, perché adesso è sconsacrata. È l'unica delle 10 moschee che erano esistenti qui in città che è rimasta ampiamente così come era stata costruita nel 999, durante quindi il periodo moresco. E, cosa molto importante, questo è l'edificio più antico in città.
Qui ho deciso di entrare perché è decisamente particolare, il costo d'entrata è di 4 euro. Allora, ho appena attraversato quel ponte, prima ero là e adesso mi farò tutto il giro da questa fino a rientrare in città dall'altra parte. Dovrebbero essere 5 km, spero che non diventi troppo buio, che sia un minimo illuminata e che la vista sia bella. Già da qua comunque per niente male. Allora, la camminata è abbastanza piacevole, la vista molto bella, diciamo, cioè tutto lungo la strada, perché è proprio qua. Quindi questo diciamo che non sia al massimo. Se fosse un po' più caldo, tipo mi immagino una camminata estiva, primaverile, diciamo che la bella vista compensa. Intanto mi sto facendo la parte bassa del centro che non avevo vista prima, ma ovviamente adesso è tutto chiuso, quindi ci ripasserò domani per guardare le cose, alcune cose dall'interno. Però, cosa molto importante, devo cercare qualcosa da mangiare perché sto crepando di fame. Ho trovato la targa UNESCO della città. Sono rientrato nella mia fantastica stanza, più che stanza uno sgabuzzino, là c'è anche il bagno, pagata ben 27 euro. I prezzi qua non sono per niente bassi, anche per quanto riguarda il cibo, purtroppo. Comunque oggi 24 km, 300 metri di dislivello su e giù per le stradine della città e dopo una sveglia alle 3 di mattina direi che è anche tempo di andare a dormire. Noi ci vediamo domani. Buongiorno, oggi bellissima giornata, molto fresco però. Questi dovrebbero essere dei resti di un acquedotto romano. Comunque la passeggiata è carina, quella intorno, però appunto è accanto alla strada. Se volete una cosa più tranquilla si può fare anche la passeggiata lungo il fiume, tipo qua dietro al ponte, c'è tutta la passeggiata lungo il fiume, quindi non vicino alle auto, che fa quasi il giro di tutta la collina. Io adesso mi sto facendo la passeggiata che dalla parte est porta all'estremo sud della cittadella, anche questa è molto carina, i paesaggi sono molto belli, qua c'è sempre il fiume Tago, guardate che rocce. Altra cosa interessante della città è che da qui passa il cammino di Don Quixote, perché diciamo la storia della città e quella del libro sono molto intrecciate. E è un cammino di 2500 km che passa per 150 comuni spagnoli. Quello è uno dei punti panoramici dove mi sono fermato ieri sera. Sono arrivato ai resti dei bagni arabi e adesso proseguo ritornando verso il centro. Chiesa del San Salvador. Questa chiesa è poco conosciuta ma molto interessante perché sorge sui resti di una moschea e di una chiesa visigota. Sono arrivato alla chiesa di Santo Tomé, che è quella là, che contiene uno dei più celebri capolavori dell'arte spagnola, un dipinto di El Greco, e praticamente racconta la discesa dal cielo di Santo Stefano e Sant'Agostino. Problema, come per le altre chiese, è a pagamento e si paga 14 euro, follia totale. Non entrerò, comunque sono molto critico su questo aspetto perché se fossi entrato in tutti i siti che ho visto da fuori avrei speso più di 100 euro, follia totale. Adesso mi sto dirigendo verso il vecchio quartiere ebraico o Giuderia,
che prima del 1492, anno della cacciata degli ebrei da parte degli spagnoli, occupava circa il 10% della città e qui c'erano circa 10 sinagoghe. Anche qua non entrerò negli edifici religiosi perché costano e non poco, però comunque fa piacere vederli anche da fuori. Questa è la sinagoga del Transito, costruita nel 1355 su concessione di Pietro I di Castiglia. Questo è invece un monastero francescano costruito tra il 1477 e inizio 1500. Dopo questa marea di edifici religiosi mi faccio 2 passi perdendomi un po' a caso tra le vie della città. Devo dire che una strada vale l'altra, visto che sono tutte molto belle. Io mi sto allontanando dal centro, come vedete alle mie spalle, e mi dirigo verso la stazione per la prossima tappa. Diciamo che la città mi è piaciuta, è molto piacevole da camminare, ho qualche perplessità, come già detto, sui prezzi, soprattutto degli edifici religiosi e del cibo. Però comunque è bella, è una bella tappa in giornata da fare se siete a Madrid. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e ci vediamo nel prossimo video con un'altra tappa vicino a Madrid. A presto!